Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per amore e affetti di gennaio 2026. Abbiamo la carta del giudizio, amici dell'Ariete. Può essere un momento di presa di consapevolezza, può essere un momento dove io dico di solito che non si accende una lampadina, ma addirittura un lampadario. Può esserci un momento dove ritornano delle cose dal passato. Con la carta del giudizio potrebbe essere proprio una persona o una situazione che si riaffaccia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, i link ai corsi base gratuiti presenti sul canale e trovate anche i link del corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un fante di coppe, 4 di coppe, 5 di coppe, 4 di scusate, 4 di denari, la stella, 2 di bastoni, 10 di pentacoli e 6 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo e potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro, slegati, e in un secondo momento andiamo a vedere i singole relazioni di lunga data piuttosto che le relazioni difficili o clandestine o senza etichetta. Allora, partiamo da questo fante di coppe. Abbiamo un appeso e un mago. Sembra che qualche cosa qui si possa sbloccare o potrebbe sbloccarsi, e però ho anche l'idea che con questo mago al contrario ci sia come una sorta di difficoltà a partire in qualche nuovo inizio, in qualche nuova situazione, mi verrebbe da dire. Tenete presente che quando c'è il fante di coppe è perché c'è una forte, mi viene da dire, ingenuità. Qui vedo che c'è un 4 di coppe. Io credo che non stiate vedendo qualche cosa. Andiamo a vederlo. 2 di spade e 4 di pentacoli, che avete già qua il 4. Ci sono dei dubbi, probabilmente, inerente a una situazione, inerente a una relazione, inerente a questo nuovo inizio. C'è anche un attaccamento, mi verrebbe da dire, a una vostra zona di comfort, potrebbe essere con questo 4 di pentacoli. Potrebbe essere l'attaccamento ad una casa, potrebbe essere l'attaccamento... di solito sono attaccamenti di tipo materiale quando c'è il 4 di pentacoli. Andiamo a vedere il 5. 8 di pentacoli. E diavolo. Qui ragazzi, per qualcuno potrebbe esserci una new entry nel lavoro, qualche tipo di passione, mi verrebbe da dire, vedendo il diavolo, qualche tipo di attrazione, di gioco, di flirt. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Ruota della fortuna.
e morte e amanti. Ragazzi, qui si tratta di dare come un cambio, o mettiamo che la ruota della fortuna arriva per dare un cambio. C'è qualcosa che non volete lasciare indietro, qui. Cioè, io credo che questa nuova partenza possa essere, diciamo così, frenata da questo attaccamento che voi avete. Considerato che c'è la carta degli amanti, potrebbe essere un attaccamento a una vecchia relazione o all'ideale della relazione. Diciamo che con questa ruota della fortuna mi fa ben sperare perché parla di cambi inaspettati, cambi improvvisi. Vi dico, qui c'è qualche cosa che non state lasciando andando e fa riferimento al passato, considerata la carta del giudizio. Andiamo a vedere la stella. Mm. Imperatore, sole e fante di spade. È come se aveste bisogno di cercare obiettivi stabili, obiettivi che mi viene da dire obiettivi che vi fanno risplendere. Qui con la stella al contrario è come se non aveste un focus, come se mancasse un punto di arrivo, o può anche essere che il punto di arrivo ce l'abbiate, ma considerato questi 2 4 di pentacoli siate così attaccati a questo obiettivo da vedere solo quello, mi viene da dire. Per qualcuno, ma poi ci arrivo, questa situazione non parte perché una delle due parti coinvolte ha figli e quindi per l'altra parte potrebbe essere come un deterrente. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, regina di spade, matto e 6 di bastoni. Io credo che potrebbe iniziare una bella storia nel mese di gennaio, ragazzi. Potrebbe anche essere ufficiale, però con questa regina di bastoni mi sento di dirvi che è come se ci fossero da mettere delle regole. Perché così com'è la situazione non è tanto in equilibrio. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Cavaliere di bastoni, asso di coppe, 10 di coppe e 8 di coppe. C'è un 10 di pentacoli e un 10 di coppe, quindi secondo me un certo tipo di risultato di unione, di unità si può raggiungere effettivamente. Non sento che siate innamorati, adesso poi arriverò anche per i single, però è come se si potesse aprire, diciamo così, il discorso per qualche cosa di più ufficiale, di più regolare. Qui avete un 6 di bastoni, qui anche avete il 6 di bastoni che è la carta dell'ufficializzazione, la carta del riconoscimento, anzi, andiamo a vederlo. 2 di bastoni e cavaliere di spade. Io sento che qualche cosa verrà riconosciuto, ragazzi, può anche essere appunto la relazione di cui ho parlato prima. Devo dire che potrebbero esserci ancora dei dubbi, il 2 di bastoni qua mi torna un po' con questo 4 di pentacoli perché indica da un lato l'attaccamento al momento presente, alla zona di comfort, alla zona di controllo, alla sicurezza, alla protezione, mentre dall'altro lato c'è come questa voglia di andare avanti, c'è anche un cavaliere di spade, quindi c'è anche tanta determinazione nell'andare avanti, insomma, nel continuare questa conoscenza, perché secondo me, adesso arrivo con i single,
c'è un qualche cosa, diciamo così, che verso fine gennaio diventa ufficiale. Per qualcuno è la relazione, per qualcuno è la storia, per qualcun altro, soprattutto se vi risuona il tema dei flirt nel lavoro, potrebbe diventare, come dire, più palese questo interesse, potrebbe essere reciproco. Ok, allora partiamo dai single, ragazzi. Io credo che potrebbe iniziare una bella storia, una bella relazione. Devo dire che siete voi che avete bisogno come di sbloccarvi, mi viene da dire, e iniziare con fiducia i nuovi capitoli che la vita vi mette davanti. Ora, è vero che c'è questa persona, secondo me, nuova, e non credo che per voi sia un ritorno, però ognuno prenda quello che risuona. Sta di fatto che ho la sensazione che con questa persona ci potrebbe essere come un buono sviluppo. È necessario mettere delle regole, ci dice la regina di spade e anche l'imperatore. Però è come se dovesse staccarvi da qualche cosa di vecchio. Io qua lo vedo, eh. C'è come qualche cosa che avete bisogno di lasciare indietro per dare il passo a questo nuovo inizio. Tenete presente che quando c'è l'appeso può anche parlare di perdono. Quindi avrebbe un senso con questo giudizio se per caso avete vissuto una relazione nel passato che vi ha lasciato un po' così, diciamo che il perdonare l'altra persona può darvi la possibilità di rilasciare il karma con questa persona e di, diciamo, dedicarvi a quello che di nuovo potrebbe arrivare. Secondo me una nuova relazione arriva, potrebbe anche essere veloce, la vedo più verso fine mese, sinceramente. Potrebbe essere una relazione, una storia, una relazione, diciamo così, piuttosto veloce. Non sento che saranno subito farfalle, però è come se vi trovaste, mettiamola così, è come se ci fosse tanta sintonia. Fate attenzione a non diventare insistenti perché vedete un potenziale nella relazione. Per quello che riguarda le persone che sono invece in una relazione, sento che c'è come bisogno di un po' di aria fresca, ragazzi. C'è bisogno di romanticismo all'interno della relazione, c'è bisogno di fare come dei progetti a due, di godersela di nuovo un po', di fare un po' i fidanzatini, soprattutto se ci sono dei figli di mezzo. Cioè ho come la sensazione che ci sia bisogno di nutrire un po' il legame, di nutrire un po' la coppia, la relazione. Tutto sommato devo dire che è un buon periodo. Per qualcuno ci può essere anche un tema con una casa, considerate questi due quattro di pentacoli, l'imperatore e il 10 di pentacoli. Sì, guardate, io ho la sensazione che si creeranno come nuove regole all'interno della relazione, cioè ci sarà come un nuovo punto di incontro, potrebbe essere il dover stabilire un nuovo punto di arrivo, un risultato comune. Io credo che qui si tratti di lasciare indietro qualche cosa di vecchio al quale vi eravate aggrappati per questioni egoiche e di, diciamo così, ripristinare, ricreare i nuovi obiettivi di cui ci parla la stella qui. Per le persone che sono in una relazione clandestina, piuttosto che difficile, non etichettata, allora, secondo me ci si muove in avanti. Qualcuno potrebbe portarsi a casa una bella sorpresa. E ho anche la sensazione che da dopo questa sorpresa, da dopo questo, potrebbe anche essere un regalo, considerato la ruota della fortuna, un'occasione, una proposta, un progetto, cioè c'è come un qualche cosa di nuovo che vi viene proposto e da lì sento, ragazzi, che le cose prenderanno un'altra piega.
Diciamo che sarà un po' come l'essere visti finalmente dopo tanto tempo, mi viene da dire. E nel vostro caso anche voi inizierete a vedere qualche risultato, qualche movimento, qualche diciamo segno positivo dopo vario tempo. Devo dire che qui comunque molte persone sono dubbiose su chi stanno frequentando o su chi stanno conoscendo. C'è una parte, con questo 4 di coppe, c'è una parte che non viene presa in considerazione. Ehm, Niente, volevo vedere se c'era ancora qualche cos'altro da dirvi inerente magari chi è in separazione o cose così. Effettivamente potrebbe esserci un contatto. Se siete voi che state aspettando che sia l'altra persona a farsi sentire, mm, non so ragazzi se si farà sentire sinceramente. C'è questo diavolo che un po' blocca, come se... Può essere che in questo mese molti di voi sentano la camera da letto un po' sopita, un po' addormentata. Quindi c'è come bisogno di rinvigorire un po' quel lato della relazione, quel lato ehm, sì, della convivenza anche. Sento che c'è bisogno di qualcosa di nuovo, è come se la parte della camera da letto fosse diventata un po' una routine, c'è bisogno come di qualche cosa di nuovo. Anche qui il cavaliere di bastoni è al contrario, manca proprio la passione, manca come quella spinta se vogliamo. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Una chiamata d'amore. Allora, qualcuno vi espresserà il suo amore. Potrebbe anche essere un messaggio di testo dove vi diranno quanto vi amano, quanto vi vogliono bene, quanto mancate. E poi mi dice che c'è qualcuno che vi pensa e ve lo faranno sapere. Andiamo a vedere qual è il segno zodiacale con cui avrete più a che fare nel mese di gennaio, è la Vergine. Giocosità, per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Difatti, partendo con questo fante di coppa al contrario, ragazzi, sento che le cose sono un po' sottotono. Cioè, c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di flirtare anche con il partner fondamentalmente, perché le cose così come sono a gennaio sarà colpa del freddo, ma sono un po', come dire, ghiacciate. Va bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Esteriorizzazione. Qui fa vedere delle fatine con un manifesto dove sono disegnati tutti i cuori. È come se vi dicessero di manifestare il vostro amore, di manifestare l'affetto, di manifestare le vostre emozioni, i vostri sentimenti. Potrebbe anche essere le vostre idee, però siccome ci sono i cuori, eh, si parla un po' più di emotività. Mm? Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e nel caso vogliate effettuare lo stesso tipo di percorso ma per conto vostro potete comunque abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi amore, lavoro, soldi, tempo, bellezza, insomma c'è un po' di tutto. E in più in quella parte tratto anche temi di metafisica e di metamedicina
E tutto è praticamente quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione, ma per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita, di consapevolezza, di comprensione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e perlomeno vi rendete conto insomma dei temi che vado via trattando. Sono 4 playlist, sono numerate ragazzi, vanno viste in ordine di numero perché appunto sono come un corso di formazione, quindi ci sono dei temi che tratto all'inizio che poi riprendo dopo, ma li tocco solo proprio perché li ho già spiegati all'inizio, quindi mi raccomando, anche i video all'interno di ogni playlist sono numerati, quindi vanno visti in ordine progressivo. Le previsioni per il 2026 sono già online, c'è la playlist apposita, oroscopo stagionale annuale, ve la metto anche qua in fondo al video. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!